Questo sarà un video diverso dal solito, un video leggermente serio dove stavo riflettendo. Quanti di voi, più o meno tutti penso, vi siete ritrovati in una situazione dove magari avete dovuto rinunciare a voi stessi per la paura del giudizio delle persone? Intendo anche solo lo smorzare una risata, la paura di fare una cavolata per far ridere il proprio amico, ma allo stesso tempo essere giudicato da un osservatore esterno. E quindi questa cosa magari ci preclude molto di nostre piccole esperienze che vorremmo fare nella vita, che però a lungo andare, secondo me, precludi questo, precludi quello, ti guardi indietro e dici cavolo, io non ho fatto molte cose semplicemente perché avevo paura che quella persona mi giudicasse. Sti cazzi. E questa cosa magari poi si riflette molto anche nella mia quotidianità, come anche solo la paura di dover registrare un video e vedere una persona che mi guardi, di sentirmi giudicato da questa cosa. Ma se io non dovessi registrare questo video per la paura del prossimo, si ritornerebbe al punto di partenza. Quindi me ne frego e lo faccio. Che poi la cosa strana è che la maggior parte della gente si preclude tantissime di quelle esperienze per la paura di essere etichettati come sfigati, quando, cioè, detto come aveva detto, guardami, sono bello fracico, però sono sfigato da far paura. Sarebbe un gran peccato invece se io adesso dovessi girare con la fotocamera così, senza il microfono addosso, solo perché ho paura di essere giudicato o evitare di dover fare video o semplicemente fare una delle mie passioni perché devo aver paura del giudizio della gente che mi guarda, che manco conosco, da chi non ha nemmeno rilevanza per me, nella mia persona, nella mia quotidianità. Quindi, per non incappare anche noi in questo Matrix, vogliamo scappare, che poi Matrix tanto non è. L'avevo detto a inizio video, che questo sarebbe stato un video dal solito, un video non costruito, un video improvvisato, come solitamente faccio nella vita, improvviso un po' tutto. E quindi adesso mi dirigo in uno dei posti preferiti della mia zona e mi godo una delle mie passioni, senza la paura del giudizio degli altri, senza paura. Che poi tutto questo è una riflessione che è nata da un discorso che ebbi con un creator che seguo, Andrea Cillone, vi consiglio a tutti di seguirlo, siccome durante una delle mie scene dello Sparapatate riprendo il momento in cui vado a pagare e lui, scusate se interrompo il discorso serio, ma che cico da golden hour che sono. Quindi parlando con questo altro creator che conosco, uscì il discorso di questa fatidica scena dove lui mi chiese ma scusami, ma com'è andata quella scena lì? Cioè voglio sapere come ha reagito la gente a vedere il fatto che tu filmassi. In realtà non ci feci neanche molto caso, siccome la vivo molto in questo modo, e mi ha detto che lui invece soffre di questa cosa, che ancora oggi in pubblico soffre la paura di, non la paura, però l'ansia da prestazione, l'ansia del giudizio delle altre persone. E questa cosa mi ha fatto riflettere su quante persone al giorno d'oggi in effetti hanno questa ansia, questa paura innata di dover fare ciò che più gli piace, solo perché magari vengono addittati come strani o sfigati di fronte a nicchie di persone mainstream. Ma non voglio fare quello diverso dalla massa, semplicemente persone che non sbusterebbero mai figurine Pokémon in un laghetto come questo, ma piuttosto verrebbero a fumarsi le cannette oppure sverginare la propria morosa, non lo so, cioè. Quindi abbiamo laghetto, contesto, manca l'esperimento, chiamiamolo così, oppure la passione che qualcuno non porterebbe con sé per la paura del prossimo. E quindi ecco perché oggi, incredibilmente, senza senso, siamo qui per portare una delle mie passioni più grandi, ovvero i Pokémon, e siamo qui per cercare di completare una piccola parte del set di 151. Set molto raro per gli appassionati, un set molto ricercato, e quindi senza perderci ulteriormente in altre chiacchiere, vediamo di aprire subito questo box contenente 6 pacchetti di questa espansione che mi fa impazzire. Sarà un video così a cavolo di cane. Farò anche un semidiscorso serio per chi non sarà interessato a tutto ciò, alle figurine Pokémon, ovviamente. Questo è giusto perché volevo sfogarmi e volevo parlare del più e del meno. Per chi se lo chiede, un box del genere può valere momentaneamente dagli 80 ai 90 euro. Sealed come questo, siccome è veramente molto ricercato, mi sono ritrovato veramente molto limitato in piccole cose. Cioè del tipo, io stavo registrando anche con un mio amico l'ultimo video, gli ho chiesto se voleva aggiungersi, mi ha detto no guarda, mi vergogno molto a fare questa cosa, i miei amichetti mi prendono per il culo.
A me fa veramente strano, fa veramente assurdo che la gente si limiti al giudizio delle persone, si limitano a tutto ciò pur di piacere al prossimo. Bulbasaur goloso, Slowpoke, Growlite, Butterfree, Lapras, pista ciclabile. Oh mio Dio, bello questo Mewtwo e... Oh mio Dio, ragazzi, sapete, ecco, per noi appassionati Pokémon, quando compaiono queste due fottute stelline d'oro, mamma, questo è Charmeleon, ho già riconosciuto l'artwork. Nope. No, il carisma di Giovanni, ma che figura di merda, però quanto cazzo è bello, ecco, dovremmo essere tutti così, fieri come Giovanni, a fare ciò che più ci piace. Oh mio Dio, c'è anche un Raichuolo. Vi rendete conto? Veramente, veramente triste. Non intendo il pull, intendo siamo proprio limitati come persone, siamo limitati a rimanere lì, a rimanere a vedere il numero di mi piace sotto l'ultimo nostro post, a vedere come sta andando il nostro ultimo post, a rimanerci molto male in caso il nostro post non va di bene, non faccia il numero di mi piace che si sperava inizialmente, come se la nostra vita girasse intorno a solo a Instagram, ai social, a ciò che la gente pensi di noi. Goldie, Whipping Bell. Comunque questo set contiene le prime 150, i primi 151 Pokémon del set base, quindi è proprio una goduria sfogliarle. Una più bella Turtle, mamma mia, sono una più bella dell'altra. Magikarp, mamma mia, reverse, cioè guardatelo, questo fottuto pesce, cioè mi sentite quando parlo di sta roba? Mi sentite? E come rara un Sensei, bello. E tutto ciò poi perché lo dico? Tutto ciò lo dico perché comunque se no questo personaggio non sarebbe mai esistito. Io faccio questo discorso, però sono l'altro che soffre di questa cosa, perché comunque per chi mi segue su Instagram, e invito tutti a seguirmi su Instagram, come vedete su Instagram io ho un secondo profilo, non è il mio profilo principale, questo perché soffro anch'io di questa cosa. La paura di uscire nel mio paese piccolino che è e sentirmi addittato o preso in giro e poi smettere di fare YouTube. Non penso che qualcuno poi soffra della mia mancanza, ancora momentaneamente. E a proposito, non dormire su questa roba né. Però, cioè, vi rendete conto? Quei pochi video che ho fatto, addirittura già mi hanno bannato il video del calco perché poteva soddisfare qualcheduno sessualmente. Ma quando mai? Ma quando mai? Faremo finta di niente. Tornerà, promesso. In privato se volete sapere come, non che ve lo invierò, ma se volete un piccolo spoiler di come tornerà, scrivetemi in privato. E Mr. Mime, bellissima Mr. Mime, guardatela, guardatela, sono io, un pagliaccio, letteralmente un pagliaccio. Ero partito bene? Sì. Dove sto andando a parare? Non lo so. Forse parlavo delle bustine che ero partito bene, perché il mio discorso sta andando a gonfie vele. Ha assolutamente senso. Quindi come ben vedete, senza problemi, sono venuto qui a godermi questo panorama, come state vedendo. Un panorama bellissimo. Io che sbusto le mie figurine Pokémon, cioè cosa voglio di più nella vita? Beh, forse se ci fosse, Raffaella Fico qui con me, sarebbe un sogno. Dutrio, Clefable e come raro Dragonite, mi mancava, questa è veramente golosa Dragonite Olo. Sinceramente, sono curioso, non voglio sapere esattamente cosa, però quanti di voi si sono ritrovati in questa situazione, di dover precludere se stessi per il prossimo? Vitribel, manca l'ultima, che mi sa che è golosa? No. Ditto, mamma mia, bello Ditto. Di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Vi faccio tutto uno sploop con Ditto, ragazzi. Minchia, mi stanno mordendo malamente le formiche. L'ultima bustina, ragazzi, però vi abbasso la telecamera, ve la meritate meglio. Quindi, vi meritate una visuale un po' più golosa. E quindi sì, ragazzi, il discorso è quello. Bisogna godersi la vita, le proprie passioni e se si può, magari in un bel posto come questo, proprio come sto facendo io. Cioè, sto sbustando Pokémon con un panorama del genere. Chi l'avrebbe mai detto? Chi l'avrebbe mai detto? Un mese fa, magari non l'avrei mai fatto per la paura di essere giudicato. Cubone, Vulpix, Magnemite, bellissimo. Poliwag Reverse e Jinx EX, signori. Nope. E quindi
Il mio consiglio generale nella vita è fregarsene. Fregarsene un po' di tutto, fregarsene di ciò che la gente potrebbe pensare, fregarsene di ciò che io sto dicendo. Quindi io posso semplicemente solo dire che se qualcuno ti consiglia di non fare ciò che più ti piace, semplicemente perché lui non l'ha mai fatto o semplicemente la gente normalmente non lo farebbe, almeno che non ammazzi qualcuno, tu fregatene. Perché se c'è una cosa che io ho imparato dai consigli degli altri, se vuoi un consiglio da me, è che non devi mai accettare i loro consigli. E soprattutto fa come me, non accettare questi consigli. Se vuoi accettare il mio consiglio, non accettare consigli da chi non accetta mai consigli. Ora, per i più golosi, siccome sono un pazzo sgravato e ho un altro Boast di 151, vediamo di aprirlo subito e sperare di trovare qualcosa di meglio. Porca Dopo a questo punto vi metto anche il valore di queste carte a fine video. Si è rivelato io che mi sto contenendo dalle emozioni perché era un video serio all'inizio. Era un video serio, cioè serio, semi-serio, giusto perché non pubblicavo da un po'. E quindi niente, la morale per me è solo una: fregatevene e fate ciò che più vi piace, uscite da quella cazzo di bolla e in caso voi veniate presi per il culo, ricordatevi che è sempre meglio essere presi per il culo con un panorama del genere che in una camoretta tutta ammuffita, recluso nelle proprie paure.